Come tutti sanno, il viaggio apre nuove finestre sul mondo, su posti spettacolari e su modi diversi di concepire l'esistenza e lascia sempre in mano ai viaggiatori una storia nuova da raccontare. Quella che io sto per raccontarvi è la storia di come io e alcuni amici siamo capitati in un posto dove la vita funziona in un modo semplicemente incredibile. Questa storia è ambientata in Oman ed è la vera storia del sultanato dell'Oman. Vi starete chiedendo, ma con tutto un mondo a disposizione, perché proprio in Oman? E soprattutto, ma dove minchia è l'Oman? La realtà è che è successo per caso, perché la nostra meta era un'altra. Giappone! Poi però è successo un piccolo casino nucleare e una nostra amica ci ha detto: ma che vi dite di andare in Oman? La nostra reazione è stata la stessa che avete appena avuto voi. Oman che? Dov'è l'Oman? Ma l'Oman non esiste. Ma dopo tutto l'Oman è la terra di Aladino ed era quindi l'occasione di verificare i nostri miti d'infanzia circa l'Oriente Arabo. Le notti d'Oriente, fra le spezie e i bazar, son calde, lo sai, più calde che mai ti potranno incantare. Ormai però eravamo cresciuti e la notte d'Oriente ci ha accolto piuttosto male, a dirla tutta. Appena scesi, caldo pazzesco. È notte, ma non si respira, si beve da quanto è umido. Ho paura che mi si increspi la barba. L'umidità pazzesca. Io mi sento già il naso pieno di caccola. Ma superato l'ostacolo umidità, con grandissimo sgomento abbiamo scoperto che l'Oman effettivamente esiste sul serio, sta più o meno in basso a destra e ha persino una capitale che si chiama Muscat. Io ve lo dico subito, sta città è strana per moltissimi aspetti. Tanto per cominciare è un porto di mare messo in montagna, si sviluppa lungo la costa e non ha un vero e proprio centro storico. Le cose da vedere sono quindi spalmate lungo un sacco di chilometri ed essenzialmente sono il mercato del pesce di Mutrah, il souk di Mutrah, il palazzo del sultano Qaboos e la moschea del sultano Qaboos. Parleremo più tardi di questo sultano Qaboos, per ora vi basti sapere che quest'uomo, in un impeto di generosità, intorno al 2000 decise di fare un regalo al suo popolo, diciamo un piccolo pensiero, soltanto una moschea gigantesca. E come in ogni moschea che si rispetti, bisogna attenersi a un certo dress code se non si vogliono avere problemi. Fa un caldo veramente mortale, però la regola è che anche gli uomini devono essere coperti gambe e piedi, quindi va rispettato. Oltre a questo, bisogna poi togliersi le scarpe, ma non temiate di sporcarvi i piedini, perché i pavimenti di marmo sono puliti oltre l'immaginabile e camminare scalzi è bellissimo. Sembra tutto perfetto, non c'è niente fuori posto, è l'immagine della perfezione. Soprattutto dentro le moschee, dove ci sono tappeti di seta enormi e morbidissimi. Come ogni cosa in Oman, c'è una moschea per le donne e una per gli uomini. La prima è piena di oggetti e materiali pregiati, ma quella degli uomini è un inno assoluto allo sfarzo. Un lampadario Swarovski alto 14 metri e un tappeto di seta lungo 60 metri sul lato corto, che per un po' è stato addirittura il più grande del mondo. Ma la cosa più bella è ovviamente nascondere le scarpe agli altri italiani. Però ho capito subito che era uno scherzo di matrice sabauda e invece no, era di matrice romana. Noi non c'entriamo niente, giuro. L'Oman ci aveva accolto nella sua veste più luccicante, ma c'era molto altro da scoprire. È un paese arabo e come ogni paese arabo questo vuol dire mercato. E il souk di Mutrah è il mercato nella capitale. È un labirinto di negozi coperto e affollatissimo con tanto di moschee all'interno. È la moschea nel mercato. Comodo. Dove Zaira si cimentava con le lingue straniere. 5 real. E allora gli ho detto se potevo pagare in euro. E col mio inglesaccio ho detto can you pay with euro? E ho detto boh, io mi sto esercitando. Quindi in questo succhino, in questo suc piccolo, sto cercando di imparare un po' l'English. E dove io e il mio amico Johnny abbiamo provato a rifarci il look. Non prendere un cappello per essere simile a quello del posto. Solo che io ho la testa troppo grande rispetto a quella degli omaniti. The biggest in the world. Inizia a stare. Fai schifo lo stesso. Johnny ha sempre una bella parola per me.
La cosa che è più umiliante di quella faccenda del cappello è che, pur essendo nel mondo arabo dove cercano di venderti qualunque cosa, questo è stato zitto, perché era talmente evidente che facevo schifo con quel cappello che non si è neanche sentito in dovere di contrattare. Ma no, Al quarto si è reso. Cioè. sono riuscita a impedire a un arabo di vendermi qualcosa. Ma la realtà è che il cappellino lo voleva anche lui. Però lui sta meglio. A me l'ho trovato subito. Big size. Lui dice che se abbiamo la testa grossa è perché siamo intelligenti. Due menti eccellenti. E piano piano abbiamo completato il processo di mimetizzazione locale, perché tutti gli omaniti si vestono più o meno così. Un copricapo molto semplice, niente turbanti o cose strane, e una tunica bianca con uno spolverino per metterci il profumo. Perché il profumo in Oman è importante. È qui che hanno inventato l'incenso, e persino il profumo più chic del mondo è omanita, e si chiama Amouage, ed è buono. Buono. Ma non esattamente low cost, diciamo. 90 reali. 180 euro. Non me lo posso permettere e non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Decisamente più economico del profumo è il pesce, che si compra ovviamente al mercato del pesce. Qui il pesce arriva fresco all'alba, viene lavato, pulito, squartato, tagliato e poi messo malamente in mostra su dei tappetini in balia delle mosche, pronto per essere venduto. Già questo di per sé era una cosa nuova per noi, ma credetemi che non è niente in confronto a cosa abbiamo saputo nei giorni successivi su quanto quel mondo sia diverso dal nostro. Ma andiamo con ordine. Avete fatto sicuramente caso al fatto che molti negozianti non hanno la faccia da arabi, sembrano più indiani o giù di là. Beh, è ora di chiedere alla gente del posto qualche notizia in più sull'Oman. Facciamo una piccola lezione di geografia con il nostro amico omanita. Assalamu alaikum wa ala wa salam fi Oman. Omani خطبت باليمني وجدت أميرة عربي وخبرت عربي سادي ولدت خرجت جد والدي في السوق خرجت البنت مع المكتب وبستي جدتي الخبرت مسكتي ما خرجت المدينة مدينة المسجد جبل الملك عبد الله ونخبط يلا بهون خلينا مزبكة خلي شي مدينة كبدي شيء Un'altra cosa strana di Muscat è una specie di fenomeno paranormale di cui siamo stati più volte testimoni. Supponiamo di voler andare da un punto A a un punto B. A Muscat non ci sono mezzi pubblici di nessun tipo e se non hai la macchina devi prendere il taxi. Il taxi non ha il tassametro, va a prezzo fisso in base a dove devi andare. Diciamo che spendendo 10 euro per andare da A a B ci si mette 30 minuti. Quando poi si torna da B ad A, a totale parità di prezzo, traffico e anzi addirittura con lo stesso tassista, ci si mettono 10 minuti. Questa cosa ci è successa tante volte senza che nessuno capisse il trucco e l'unica spiegazione possibile era che Muscat si ingrandisse e si rimpicciolisse ciclicamente durante il giorno. E deve essere durante questa deformazione mistica che mi è successo di tuffarmi in piscina e riemergere in un canyon chissà dove. Dove era Muscat? Dove ero finito? Presto capii di essere in uno dei canyon tipici dell'Oman, il Wadi Shab, attraversato da un ruscello di acqua incredibilmente verde dove è bellissimo sguazzare in libertà. Da lì comunque in qualche modo saremmo dovuti tornare a Muscat. A proposito, ma il nome Muscat a voi non torna familiare? Il porto di Muscat è da sempre stato un crocevia dei rapporti commerciali tra l'India e l'Europa, tanto che questa noce prende il nome dalla città che la commercializzava e non da dove veniva, da cui noce moscata. Pensa a te quante cose si imparano in viaggio, come per esempio la storia del sinkhole, un'enorme dolina dove l'acqua dolce si mischia con quella del mare. La leggenda vuole che sia stato proprio il diavolo a far sprofondare la terra e a me le leggende piacciono sempre un sacco. Il tetto è ceduto e si è formato questa caverna incredibile dove il mito incrocia la realtà, è pazzesco. Sì, un buco. Johnny era triste, Johnny voleva tornare a Muscat, ma non è facile se ti perdi tra le rocce dell'Oman, se non altro la benzina costa poco. Allora, il diesel costa 0,14 real omaniti che sono... no vabbè, 30 centesimi di euro. E ogni tanto può spuntare un wadi, ovvero un canyon con oasi e palme annesse, come quello dove ero sbucato prima, e come questo, che è il Wadi Bani Khalid, e che è ancora più bello dell'altro perché si sguazza in mezzo alle fenditure di roccia, e Johnny è tornato a essere più felice di un bambino. È bello
vedo perché stiamo nuotando in 20 cm d'acqua. Tirati su, John. Eccolo. Vai, Zayn. Oh, io vengo di testa. Ed è così che, pervasi dalla gioia di sguazzare in mezzo alle rocce, abbiamo pensato che per ritornare a Muscat fosse una buona idea farsi dare un passaggio da un beduino. Peccato che questo, invece di portarci a Muscat, si è messo a fare il tamarro sulle dune di sabbia. La cosa era indubbiamente divertente, ma Muscat era sempre più lontana ed eravamo in pieno deserto. Il beduino ci ha quindi proposto di andare a vedere il tramonto sulle dune e in effetti sarebbe stato bellissimo, ma la sfiga, si sa, ci vede benissimo. Tempesta di sabbia. Con la sabbia anche nei denti. Tuttavia, dovendo passare la notte lì, non ci siamo dati per vinti e una volta perso il tramonto ci sarebbe comunque stata l'alba. Quando la mettiamo la sveglia? 4,5. 4,5. 4. Un po' di più, non... 4. Dopo la levataccia ci siamo resi conto di una banale ma importantissima differenza astronomica tra alba e tramonto. L'unica sottile differenza tra alba e tramonto è che uno avviene dalla parte opposta dell'altra, il tramonto avviene di là. E nel nostro caso però da questa parte c'è la duna più alta di tutto l'Oman. Non so se l'avete mai fatto, ma scalare una duna è un'impresa delle più frustranti che ci siano, perché per ogni passo in avanti ti sembra di farne due indietro. Questo ovviamente fin quando Johnny non ha avuto una delle sue idee geniali. Il passo folpato. 4 piedi di Snake 2. Quella fu la svolta e in men che non si dica arrivammo in cima alla duna giusto in tempo per vedere che era nuvolo e che ci saremmo persi anche l'alba, ma questo era secondario perché il silenzio che avvolgeva le dune di sabbia e la fresca aria del mattino sono sensazioni che difficilmente si possono scordare. Persino tra di noi parlavamo molto sottovoce, come per non disturbare la sacralità di quella quiete. Dopo aver quindi rigenerato il nostro spirito, siamo tornati dal beduino per conoscere la nostra prossima meta. Oh, facilissimo discendere. Come abbiamo fatto a metterci mezz'ora a salire? Beh, non riesco proprio a capirlo. Una volta usciti dal deserto, ci saremmo quindi fermati a Sinau, nel giorno in cui, guarda caso, c'è il mercato più bello della settimana. Qui i beduini si danno appuntamento per vendere capre e cammelli portate dal deserto e il resto del mercato è diviso in una parte maschile, dove si vendono frutta, verdura e pesce, e una parte molto più bella, ma solo femminile, dove si entra in un mondo fantastico di vestiti dai colori quasi lisergici. L'Oman è un mondo dove la separazione dei sessi è estrema e la presenza delle nostre amiche maggiorate veniva spesso vista come un elemento destabilizzante. Ma voi vi ne accorgete delle occhiate che vi lanciano? No, ma dell'odore sì. Perché appena arrivate voi con... No, come lei. Devo coprirmi? Vi mangiano con gli occhi. Che poi, non so voi, ma io ho sempre fantasticato su come possono essere le donne arabe sotto al velo. Ne possiamo parlare. Se vuoi tu puoi restare. Dopo casomai già ho tanti guai. Vado via, ciao ciao, goodbye. Nell'era 2.0 il velo in realtà serve anche a tenere in posizione gli smartphone, ma il pregiudizio occidentale che vede l'uomo carnefice della donna nella cultura islamica è sbagliatissimo. La realtà è molto diversa. Ma anzi, l'uomo ha una paura incredibile della donna, ne è quasi terrorizzato. Infatti le occhiate alle nostre amiche non erano di libidine, erano di stupore. Ed è per questo che hanno moschee e mercati separati e che gli uomini camminano tenendosi per mano oppure si salutano così. Farò vedere come fa. Fanno naso naso, fronte fronte per qualche secondo, che noi a vederlo da fuori diciamo ma che cosa stanno facendo? In realtà è il loro modo di esprimere affetto. È un mondo la cui affettività è talmente diversa dalla nostra da risultare incomprensibile ed è immersi in questo enigma emotivo che siamo arrivati a Niswa, la città col souk più bello di tutto l'Oman. Qui
si vendono uccelli, galline, fucili, pugnali, otri giganti, spezie e legumi coloratissimi e lampadari da 1001 notte, ma il mio preferito è il mercato del bestiame, dove i venditori girano con le loro bestie mostrandole ai compratori. Chi è interessato allunga una mano, contratta e porta a casa. Ma abbiamo notato che, come qualunque altra città in Oman, Niswa è costellata di ritratti di quest'uomo. È il sultano Qaboos, quello della moschea, ve lo ricordate? Quest'uomo governa dal 1970 e ha fatto cose incredibili. Il vecchio sultano era molto amato dalla gente, solo che era molto all'antica e conservatore. Così quello attuale, che è suo figlio, un giorno gli disse: papà, sai che c'è? Sono più giovane, faccio meglio io. Ha fatto un colpo di stato pacifico e in famiglia, ha preso il potere e gli ha dato uno dei tassi di sviluppo più alti di tutto il mondo. Quando gli intelligentoni parlano di tasso di sviluppo, nella vita quotidiana si intende questo. Oh, ma quanto si sta bene qua in Oman? C'è un sole tutto l'anno che spacca le pietre. Se stai male ti pagano l'ospedale. Se stai malissimo ti pagano l'ospedale all'estero. Se sei bravo a scuola ti pagano la scuola ovviamente e pure l'università. E poi a 20 anni ti regalano 100 metri quadri di terreno su cui puoi costruire la tua casetta. A questo aggiungete strade e sviluppo tecnologico e un rapporto del tutto singolare con il popolo. Oltretutto lui ogni tanto organizza dei viaggi nel paese dove tutti i cittadini possono fargli delle domande, fargli delle osservazioni, così, e lui ascolta tutti quanti. Ma detto così non rende, non potete capire che cosa significa sul serio, perciò abbiamo riprodotto un dialogo tipo tra il sultano e un cittadino in difficoltà. Vi sembrerà assurdo, ma credetemi, non c'è niente di inventato. Assalamu alaikum sultano. Sente sultano, c'è un problema che... Gli occhiali. Scusa sultano. C'è un problema sultano, che questa cosa che ho 4 mogli è un casino, perché una ci vuole il profumo, una vuole la macchina, una vuole il vestito nuovo, cioè io devo anche comprarmi la casa sultano, non c'ho soldi, non ce la faccio, proprio non ce la faccio. Di cosa hai bisogno? Un aiutino sultano, se si potesse. Quanto? Ma fai in 100.000. 100.000. Proprio così sultano. Grazie sultano. Vai in pace. Sultano, vi giuro che funziona così. Ora capite forse meglio quanto quel mondo sia diverso dal nostro. Oh, ma sai che assomiglia al sultano? Il sultano? Potresti fare il sultano. Grande Ali, principe Ali, Ali Ababua, faccia in giù, sempre più. Alla luce di queste notizie, non vi nascondo di aver pensato che noi altri questa cosa della democrazia l'abbiamo un po' sopravvalutata, sinceramente. È uno spettacolo che mai più tornerà. Ma noi comunque eravamo bloccati a Niswa e siccome l'Oman è la terra di Aladino, la lampada del genio era la nostra unica speranza di ritrovare la via per Muscat. Strega. Non è successo niente. I poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale. In realtà comunque Johnny iniziò lentamente ad acquisire poteri soprannaturali e il giorno dopo abbiamo incredibilmente trovato un passaggio per raggiungere Muscat attraverso le montagne. Questa è la macchina che ci porterà sulla montagna più alta dell'Oman. Notare le finissime finiture di pelo e nylon. Pelo arabico. Ma la cosa si rivelò più difficile del previsto, primo per le tendenze spericolate del nostro autista. Abbiamo appena fatto un passo un po' azzardato, diciamo agli 80 all'ora su una salita di montagna in curva in contromano. Diciamo che qua l'ospedale civile più vicino è a 10 ore di aereo forse. Siamo qua a 2000 metri. La situazione è un po' tensa. Comincio a pregare. E poi perché l'asfalto divenne una pietraia, cosa che tra l'altro esaltava i sensi di Johnny nel sedile posteriore. Un sacco di sassolini sotto le ruote. Giunti in cima alla montagna, il panorama sul Grand Canyon omanita era semplicemente mozzafiato. Da lì il nostro viaggio ci avrebbe portato ancora attraverso villaggi come Misfa o Al-Hamra, dove c'è una casa museo di fango che è una piccola oasi di dominio femminile, perché qui le donne danno di matto. E mentre ululano come se non ci fosse un domani, preparano il pane o le medicine naturali, che ovviamente abbiamo subito dovuto provare. La beduina ci ha appena dipinto la fronte con l'ennè. Pare essere anche un ottimo rimedio per il mal di testa. Passato?
A te? Sì. Per ironia della sorte, quella sera le ragazze furono colpite da un forte mal di testa, ma prima di sera avremmo ancora visto posti come Nahal e la sua bellissima fortezza, una delle tante che si trovano in Oman, oppure come il mercato del pesce di Barca, semplicemente stupendo perché oltre alle solite bancarelle puzzolenti e insanguinate c'era l'asta. Avete capito bene? L'asta per il pesce. I pezzi migliori del pescato vanno solo al miglior offerente. E non c'è da stupirsi se dopo un po' che giri là in mezzo inizia a venirti fame. Di sicuro però è strano trovarsi a mangiare in un ristorante che ha deciso che sul coperto si poteva anche risparmiare. Poi è buono, eh? Buono. E per quanto mangiare a mani nude non sia un'usanza tipicamente omanita, bensì dei loro vicini dello Yemen, questa è una delle cose bizzarre che ti possono succedere quando ti tuffi alla scoperta delle tradizioni medio orientali. Giunse così la sera e con lei finalmente Muscat e le sue stranezze, a cominciare dai tassisti che alla fine di tutto, secondo me, sono un po' il paradigma di come funzionano le cose qua giù. In sintesi, i taxi non hanno il tassametro, non c'è il servizio radio taxi, cioè se vuoi un taxi devi conoscere chi lo guida e chiamare personalmente lui, il tassista è un mestiere proibito agli immigrati, gli omaniti di lavoro fanno tutti quanti dipendenti statali e molti per secondo lavoro hanno un taxi, tutti gli altri lavori li fanno gli immigrati. L'uomo al mio fianco si chiama Salem e con nostro incredibile stupore ci ha dedicato la sua giornata. Ci ha confermato che l'Oman è una specie di paradiso arabo, che anche lui una volta ha incontrato e chiesto aiuto al sultano e che in Oman non esiste il crimine perché nessuno ne ha bisogno. Dopodiché ci ha portato a fare un giro alla moschea, ha aiutato le ragazze con il velo e credendo che Elena fosse mia moglie mi ha chiesto persino il permesso di poterglielo aggiustare. No husband. Ma ci pensate se io e Elena fossimo davvero sposati? Cosa che ho, anche quella più bella, no, non vale la stella che fra poco toccherò. Il mondo apri gli occhi e vedrai. Nah, non potrebbe funzionare. Dopotutto Elena, che è ancora alla caccia del principe azzurro, cercò di baciare un ranocchio nel Wadi Shab, ma il risultato non la convinse troppo. Ma tornando a noi, mentre eravamo alla moschea, Salem ci ha aspettato per portarci a casa. Si è fatto una foto con noi e si è anche presa a cuore le mie di foto. Davanti, allora il taxista gli ha detto: vai dopo il cartello così lo fai una bella foto. Stefano arriva al cartello, si becca l'indiano e l'indiano lo blocca. Il taxista, vedendo questa scena, va, si incavola e dice: Is Indian! Scende dalla macchina, ci lascia la macchina accesa con le chiavi dentro e sta andando ad accompagnare Stefano per andare a fare la foto e tornare. Infatti adesso guarda che tornano i due amiconi. Adesso tornano i due amiconi. Ma non bastava, nel pomeriggio ci sarebbe anche venuto a prendere per continuare il giro della città. Allora, abbiamo fatto un esperimento sociale. Il tassista gli abbiamo lasciato il doppio di quello che ci ha chiesto perché dopo ci sarebbe venuto a prendere per portarci dall'altra parte. Noi siamo sicuri che torna, però vediamo se funziona davvero così. L'esperimento è riuscito, il tassista è puntuale più di uno svizzero. Salem ci ha quindi portati al palazzo del sultano, ci ha spiegato dove andare e ci ha aspettato per ben 3 ore sul lungomare. Eravamo senza parole, ma è stato grazie a lui che mentre ci bevevamo un lemon mint, che è la versione islamica e quindi analcolica del mojito, abbiamo unito tutti i pezzi del puzzle e abbiamo capito che cos'è che rende l'Oman un posto unico al mondo. L'Oman non ti lascia con le immagini di posti spettacolari. L'Oman non è un posto da cartolina, è un paese il cui fascino ti raggiunge lentamente man mano che lo conosci e lo capisci. È un paese immerso nella stessa pace e semplicità solenne che si provano sulle dune del deserto e che risuona di città in città portata dalle delicate movenze della gente del posto e dal loro incredibile cuore. Dalle nostre parti, purtroppo, l'informazione tende a costruire l'idea che gli arabi musulmani siano tutti terroristi invasati e misogini, ma basta passare poco tempo in mezzo a loro per rendersi conto di quanto quel mondo sia in realtà affascinante. Nel Medio Oriente, l'Oman è speciale perché è un paese dove la splendida cultura araba è rimasta quasi intatta, senza le influenze mediterranee del Maghreb, lontana dal fanatismo iraniano o saudita, lontana dal lusso scriteriato degli Emirati e dalle guerre che affliggono Iraq, Yemen, Siria e Palestina. È ovvio che certe cose possono sembrare assurde agli occhi di noi occidentali, ma prendete un aereo e provate a vedere quanto è bello conoscere un posto con un sultano illuminato, il pesce venduto all'asta, gli uomini che fanno un asino, i poveri che non esistono, i ladri che non esistono, le posate che non esistono, il sole, il mare, i monti, il deserto, i cammelli, le moschee, le osi, il profumo, la puzza, le spezie, i mercati e scoprire che ogni giorno ci si pone la stessa domanda. Oman, dove stiamo? In Oman!
E questa era la vera storia del sultanato dell'Oman.